Maria Poc, l'icona miracolosa che pianse davvero. In un piccolo villaggio dell'Ungheria orientale, ai confini con l'Ucraina, c'è un'icona che ha commosso il cuore dell'Europa. Siamo a Maria Poc, un minuscolo centro abitato nella regione di Zabolsk-Szatmár-Bereg, noto quasi unicamente per un evento prodigioso che ha attraversato i secoli. Qui, nel novembre del 1696, durante una semplice celebrazione liturgica in una chiesa greco-cattolica di legno, accadde qualcosa di inspiegabile. L'immagine della Madonna col bambino cominciò a lacrimare, davanti agli occhi sbalorditi del popolo. Ma non fu un'illusione, né un evento passeggero. Dal 4 novembre all'8 dicembre, per oltre un mese, la Vergine pianse lacrime vere. Le guance dell'icona si bagnarono giorno dopo giorno, lasciando testimoni esterrefatti e un messaggio celeste che riecheggia ancora oggi. Perché Maria pianse? Quale segno voleva dare? E cosa accadde all'icona dopo il miracolo? Questa è la storia sconvolgente dell'icona miracolosa di Maria Poc, un segno che ha attraversato il cuore dell'Ungheria e commosso persino l'imperatore. Guarda il video fino alla fine per scoprire i miracoli legati a questa immagine sacra. In una semplice chiesa di legno, appartenente al rito greco-cattolico, nel piccolo villaggio di Poc, situato nell'attuale nord-est dell'Ungheria, si venerava un'icona della Madonna, dipinta dal fratello di un sacerdote locale. Rappresentava Maria secondo lo stile dell'odegetria, ovvero mentre indica con la mano il figlio Gesù, seduto sul suo braccio. Fu durante la divina liturgia del 4 novembre 1696 che un contadino, tra i fedeli presenti, si accorse con stupore che dall'immagine scendevano lacrime dagli occhi della Vergine. Il fenomeno, che si è ripetuto a più riprese fino all'8 dicembre, attirò subito l'attenzione delle autorità civili e religiose, che avviarono un'indagine. In un'Ungheria profondamente divisa sul piano religioso, questo contribuì a dare ancora più forza alla vicenda. Non furono solo i cattolici, ma anche molti testimoni luterani e calvinisti a confermare la realtà del miracolo. Fu subito avviata un'indagine ecclesiastica, che riconobbe ufficialmente la natura miracolosa dell'evento. Su ordine dell'imperatore Leopoldo I e della moglie Eleonora, il 1 marzo 1697 l'icona originale fu trasferita a Vienna e collocata nella cattedrale di Santo Stefano, dove è tuttora venerata. Numerose copie vennero realizzate e diffuse, tanto che oggi si possono trovare riproduzioni dell'icona di Maria Poc in molte chiese dell'Ungheria, dell'Austria, della Germania e della Svizzera. A Maria Poc, al posto dell'immagine portata a Vienna, fu posta una copia donata dal vescovo di Eger. Tuttavia, fu solo nel 1715, quando anche questa nuova icona iniziò a lacrimare nei giorni 1, 2 e 5 agosto, che i fedeli la riconobbero come segno autentico. Dopo questo secondo prodigio, l'autorità ecclesiastica ne approvò ufficialmente la venerazione. Nel dicembre del 1905, l'icona pianse per la terza volta, e le lacrime durarono quasi un mese intero. Anche in questa occasione, il fenomeno fu esaminato e confermato da apposite commissioni ecclesiastiche e statali, che ne attestarono l'autenticità. Già dopo il primo miracolo, Poc era diventata una meta di pellegrinaggio molto frequentata. Folle di fedeli cominciarono ad affluire per venerare la Madonna miracolosa. La piccola chiesa di legno si rivelò presto insufficiente a contenere i pellegrini, rendendo necessaria la costruzione di un nuovo santuario più grande, ovvero quello attuale. Numerosi sono i miracoli attribuiti a questa sacra icona nel corso dei secoli. Durante il primo episodio di lacrimazione, un fatto toccante commosse i presenti. Il sacerdote sollevò davanti all'immagine un bambino gravemente malato, figlio di un ufficiale. Il piccolo sfiorò l'icona con la mano e guarì all'istante. La madre, colma di riconoscenza, offrì alla Vergine una collana ornata di pietre preziose, che fu posta sull'immagine come segno di devozione. Le lacrime di Maria vennero asciugate con un fazzoletto di seta, che è tuttora conservato in una piccola nicchia all'interno della chiesa. Sulle pareti accanto all'altare si trovano grandi vasi di vetro colmi di ex voto, stampelle, bastoni, tavolette di ringraziamento e altri oggetti lasciati dai fedeli guariti per intercessione della Madonna. Testimonianze silenziose ma potenti, che raccontano storie di fede e speranza più di 1000 parole. Anche un paio di manette conservate tra gli ex voto del santuario raccontano una storia sorprendente.
A metà del XIX secolo, in un villaggio vicino, si verificò un omicidio e i sospetti caddero su un uomo del posto, innocente, ma comunque condannato a morte. Prima dell'esecuzione, chiese come ultimo desiderio di poter pregare a Maria Pox. Gli fu concesso, sotto stretta sorveglianza. Ma una volta entrato nella chiesa, accadde l'incredibile. Le manette che portava ai polsi si aprirono e caddero da sole, davanti all'icona della Madonna. Quel gesto fu interpretato come un segno divino della sua innocenza, e la sua condanna venne revocata. Le manette sono ancora conservate nel santuario. Anche le api di Pox sono protagoniste di una storia straordinaria. Un uomo di nome Andras Bangò, originario del villaggio di Calla, soffriva gravemente di gotta alle gambe e non riusciva più a camminare se non con le stampelle. Su consiglio di un vicino, decise di recarsi in pellegrinaggio a Maria Pox, sperando in una guarigione. Durante il viaggio, si chiese cosa avrebbe potuto offrire alla Madonna in segno di gratitudine. Essendo apicoltore, fece voto di donare un'ape alla chiesa, se fosse guarito. Arrivato davanti all'icona miracolosa, mentre pregava, si accorse improvvisamente che il dolore alla gamba era scomparso. Provò a reggersi in piedi e a camminare, e ci riuscì. Tornò a casa pieno di gioia. Ma, una volta rientrato, cambiò idea sul voto fatto, pensando fosse meglio che le sue api restassero a casa. Tuttavia, accadde l'imprevisto. Un intero sciame uscì spontaneamente dall'alveare e si diresse verso Maria Pox. Le api si stabilirono in una crepa nel muro della chiesa, formata dal terremoto del 1834. In modo insolito, si insediarono non sul lato sud, più caldo come sarebbe naturale per loro, ma sul lato nord, proprio dove si trova l'icona miracolosa. Da allora, le api vivono lì, senza alcuna cura umana. Si ritirano prima in autunno e riappaiono più tardi in primavera, adattandosi al clima rigido del santuario. La loro presenza silenziosa è considerata un segno del miracolo e una testimonianza concreta della protezione della Madonna. Nel 1991, San Giovanni Paolo II si recò in pellegrinaggio a Maria Pox, dove celebrò la liturgia secondo il rito della Chiesa orientale, rendendo omaggio al santuario mariano più venerato del paese. Ancora oggi, centinaia di migliaia di fedeli giungono ogni anno in questo luogo sacro nel nord-est dell'Ungheria, rendendolo uno dei santuari più importanti dell'Europa centrale. L'icona miracolosa di Maria Pox ha parlato al cuore di milioni di fedeli, ma la sua fama internazionale si consolidò grazie alla visita di un santo, San Josemaria Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, che il 4 dicembre 1955 pregò commosso davanti alla Madonna di Poch. Per lui, quella immagine, proveniente da un villaggio nascosto dietro la cortina di ferro, era un segno di speranza e una porta per l'evangelizzazione dell'Est Europa sotto il comunismo. La sua preghiera, Santa Maria, Stella Orientis, Filios tuos adiuva, si diffuse in tutto il mondo. E fu esaudita. Nel 1989, il regime comunista crollò. Nel 2002, una targa commemorativa accanto all'altare di Vienna ha ricordato questo momento storico. Oggi, Nostra Signora di Maria Pox è un ponte spirituale tra Oriente e Occidente, una luce di fede che continua a unire i cuori di tutto il mondo. Ma cosa voleva dire Maria con quelle lacrime? Il pianto della Vergine non è mai senza voce. Le sue lacrime sono un richiamo accorato alla conversione, alla preghiera, alla pace e all'unità tra i cristiani. Nel cuore di un'Europa divisa da guerre, ideologie e persecuzioni religiose, Maria Pox ha versato lacrime vere, come una madre che supplica per i suoi figli. Quelle lacrime continuano a parlarci ancora oggi. Ci invitano a tornare a Dio, a camminare con fiducia nella fede, e a lasciarci toccare non solo dagli occhi, ma dal cuore.